L'autunno sta giungendo alla fine. Siamo ad inizio dicembre, quindi non manca moltissimo alla fine dell'autunno. E oggi in questo video voglio farvi vedere alcuni dei colori più belli del mio giardino, in particolar modo gli aceri. Perché seppure non li abbia gestiti in modo granché, perché molti sono stati totalmente al sole, mi stanno regalando quest'anno dei colori veramente impressionanti e voglio condividerli con voi. Partiamo con l'acero de sojo, che comunque mi sta regalando dei colori veramente stupendi, e qui sotto addirittura ha ancora queste foglie giovani, quindi vedremo poi che fine faranno. Guardate che bello il rametto rosso, e comunque la pianta sta benissimo. Guardate per esempio il tridente, che piano piano sta iniziando ad ingiallire e ad arrossire le foglie. Magari vi faccio un dettaglio. Guardate, queste sono verdi, scendendo tendono al rosso e poi al giallo e il rosso. Guardate che spettacolo. Il tridente effettivamente è una delle varietà di acero che regala colori più incredibili, perché se voi ci andate a far caso, dal verde al giallo totale al rosso, tutti i colori particolari, come questa foglia che è a metà rossa a metà gialla, poi sicuramente si uniformeranno tutti i colori, però è come se ogni foglia sia a sé, ed è bellissimo. Ma una cosa che mi ha spinto a fare questo video, l'avete già intravisto dietro, è questo acero, che voi probabilmente vi starete chiedendo in parte che cos'è. Questo è l'acero Sangokaku, anche detto acero corallino, che io vi ho portato in tantissimi video. Queste sono delle talee, 2 talee della mia pianta madre che ho comprato qualche anno fa, che sono cresciute tantissimo dal diametro che vedete lì sotto, ma che praticamente quest'anno ho tenuto totalmente al sole. E guardate che tonalità di rosso assurda ha praticamente il tronco di questa pianta, ma anche le foglie. Se non sbaglio, quello che si occupa di colorare le foglie dovrebbero essere gli antociani o qualcosa del genere, poi magari ve lo cerco e ve lo scrivo a video, ma è pazzesco. Le foglie sono molto rovinate, soprattutto perché queste piante tutte quante sono state in questa posizione totalmente al sole tutta l'estate, ma è spettacolare. Un rosso così sul tronco io non l'ho mai visto. Poi vedete, le foglie più nuove stanno benissimo ancora, e nonostante il grande freddo che ha fatto ultimamente sono ancora tutte su praticamente. Quelle un po' più vecchie si stanno preparando a cadere, quelle un po' più nuove addirittura stanno ancora su tranquillamente, senza problemi. E questa cosa è bellissima. Infatti vedere queste piante mi ha fatto rinnamorare degli aceri palmati giapponesi, e quindi vi annuncio già un piccolo spoiler che probabilmente l'anno prossimo ci saranno 2 nuovi aceri, di cui uno può essere già lavorato da bonsai ed è un po' più importante, un altro probabilmente sarà una pianta madre, però vedremo un attimo che cosa farci. Ora vi voglio far vedere un'altra pianta che secondo me è bellissima. Anche questa è stata totalmente al sole. Ora giro dall'altra parte e ve la faccio vedere. Guardate qui, questa è una margotta di acero Arakawa, con cui io probabilmente vorrei provare a fare un bonsai, ma devo filarla tanto, veramente tanto, e magari usare questo come primo ramo che è già enorme. E se vedete qui, il piede è già una raggiera, perché comunque essendo una margotta è
è già pronto a fare radice a raggiera, ma poi sta fondendo molto bene tutte le radici che erano cresciute, quindi può darsi che mi si crei già un bel piede. Qui le foglie ancora non sono granché, ma salendo, quelle che sono state praticamente al sole tutta l'estate, guardate come sono. E guardate che forza ha questa pianta nelle gemme. Veramente, veramente impressionante. Infatti anche l'Acero Arakawa è una varietà veramente bellissima che io straconsiglio a tutti quanti. Magari se non volete spendere tantissimo per prendere questo tipo di piante, fate un piccolo investimento, 40, 50, 60 euro, prendete piante piccole e le portate su da piantine, come ho fatto io con il tridente, come ho fatto io con il desocio, con l'Acero Arakawa, da cui ho preso questa margotta, e l'altra pianta ce l'ho dall'altra parte, e ora ve la faccio vedere, che è totalmente il contrario di questa. Però secondo me non potete non avere degli aceri che vi regalano questi colori durante l'autunno, ma anche a primavera sono bellissimi perché hanno veramente dei colori stupendi. Ora andiamo a vedere gli ultimi aceri, che sono più spogli perché comunque sono una parte più all'ombra, e probabilmente questo gli ha già fatto perdere la maggior parte delle foglie. Quindi le ultime piante che andiamo a vedere oggi sono l'Altro Arakawa, la pianta originale da cui ho fatto quella margotta. Tra l'altro guardate anche questi mirtilli, che bel colore che stanno facendo, piccolo off topic. Anche qui la pianta sta già preparando, anzi è già pronta per l'inverno. Guardate qui quanti germogli ha già preparato, infatti probabilmente la filerò a breve. Semplicemente voglio portare giù questo ramo e questo qui prima che vadano a diventare troppo duri. Poi abbiamo il Sangokaku originale, che guardate che è rosso anche qui e qui, ma da che il tronco prima era giallo sta virando a rosso anche lui adesso. Non so se poi diventerà tutto grigio in questo modo, però veramente anche qui è spettacolare. E guardate qui che giallo intensissimo che hanno queste foglie. Poi qui abbiamo tutte le altre piante di Sangokaku, che sono praticamente quelle con cui ho fatto il Karamemiki. Ultimo, l'Acero Bloodgood, che aveva fatto dei nuovi germogli ultimamente e si sta riprendendo un po' questa pianta, visto che quest'anno l'ho stressata veramente tanto a livello radicale, ma vi posso dire che anche qui mi ha dato grandi soddisfazioni. Però ha perso molto presto le foglie, perché poi gliene erano rimaste poche dovuto a tutto lo stress che avevo fatto. Però anche qui la pianta sta benissimo. Detto ciò, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere voi con un commento qui sotto che cosa ne pensate di questi aceri, qual è l'acero più bello che vi ho mostrato oggi. Secondo me se la giocano l'Arakawa e il Sangokaku, però non vi voglio influenzare, aspetto un vostro commento. Se volete vi lascio qui in alto a destra alcune playlist su queste piante, in modo tale che vi potete andare a recuperare tutti i vari video che ho fatto a riguardo. Se volete in descrizione trovate tutti i miei social e anche tanti link utili a prodotti o quello che volete. Trovate anche il link al canale Telegram delle offerte, di cui trovate il QR code anche qui a video. Se vi va entrate, e acquistando qualcosa tramite i miei link potete contribuire a migliorare la qualità dei miei video senza effettivamente alcun costo aggiuntivo per voi. Io vi ringrazio ancora per la visione e noi ci vediamo con il prossimo video. Buon bonsai!